Ti stanno ancora manipolando e tu continui a cadere nella loro trappola. Smetti. Ora. Perché esiste un'arma segreta che hanno sempre temuto. Un'arma che non fa rumore ma devasta tutto. Il silenzio. Oggi ti rivelo 7 tecniche che polverizzano qualsiasi ego tossico senza dire una parola. Non per vendetta, ma perché la tua dignità vale più del loro circo emotivo. Quando scompari, sono costretti a confrontarsi con se stessi. Sai cosa succede quando smetti di parlare con qualcuno che ti ha sempre manipolato? Vai in panico, letteralmente, perché il silenzio è come uno specchio spietato che gli mostra chi è veramente. E loro non sono pronti a vedere quella faccia. Quando eri sempre lì a rispondere, a spiegare, a giustificare le tue scelte, gli stavi regalando la cosa più preziosa, una distrazione da se stessi. Marco Aurelio lo sapeva bene quando scrisse: «Tutto ciò che sentiamo è un'opinione, non un fatto. Tutto ciò che vediamo è una prospettiva, non la verità». Il tuo costante dialogo con loro era la loro prospettiva preferita, quella che gli permetteva di non vedere la verità su chi sono davvero. Ma il momento in cui sparisci, quando la tua voce svanisce dalla loro vita quotidiana, si trovano improvvisamente faccia a faccia con l'unica persona che hanno sempre evitato, loro stessi. Le persone con ego fragili vivono nel terrore di quel confronto. Hanno costruito tutta la loro identità sull'effetto che fanno sugli altri, su quanto riescono a scuotere le emozioni altrui. Finché litigavi, spiegavi, ti difendevi, potevano puntare il dito contro di te, potevano spostare la colpa, riscrivere la storia, convincersi che ogni problema fosse colpa tua. Ma il silenzio elimina tutti questi meccanismi di difesa, li spoglia delle loro strategie di sopravvivenza emotiva. È come togliere le stampelle a qualcuno che ha finto di essere invalido per anni. Improvvisamente devono camminare da soli e scoprono di aver dimenticato come si fa. Senza le tue parole a riempire lo spazio mentale, rimangono con un riflesso crudo, senza filtri, di chi sono realmente. E questo li terrorizza, perché nel profondo del cuore lo sanno di averti ferito, sanno di averti sfruttato, sanno di aver abusato della tua pazienza, della tua generosità, del tuo amore. Epitteto diceva: «È impossibile per un uomo imparare ciò che crede di sapere già». Il tuo silenzio li costringe a smettere di credere di sapere tutto su di te, su loro stessi, sulla situazione. Li obbliga a imparare. All'inizio reagiranno con indifferenza forzata. «Non me ne frega niente», diranno. Meglio così. Ma questa è solo la prima fase, quella della negazione, perché dietro quella facciata di sicurezza la loro mente sta già iniziando a correre in circoli sempre più stretti. Perché non mi rispondono più? Cosa ho fatto di così grave? Davvero non gli importo più niente? Queste domande non sono pensieri passeggeri, sono tarlo che rode il legno, goccia che scava la pietra, si insinuano nei momenti di silenzio, quando non c'è abbastanza rumore esterno per soffocarle. Il bello del silenzio è che è democratico. Non puoi comprarlo, non puoi manipolarlo, non puoi controllarlo. Esiste e basta. E loro, abituati a controllare tutto e tutti, si trovano di fronte a qualcosa di assolutamente incontrollabile. È come se fossero stati dei re per anni e improvvisamente si rendessero conto di essere sempre stati nudi. La prossima volta che qualcuno cerca di provocarti o di coinvolgerti in una discussione tossica, pratica la regola delle 24 ore. Prima di rispondere a qualsiasi messaggio o provocazione, aspetta 24 ore. In questo tempo, osserva come cambia la tua prospettiva emotiva. Spesso scoprirai che dopo 24 ore, quella risposta piccata che volevi dare non ti sembra più necessaria. Questo è il primo passo per padroneggiare il potere del silenzio strategico. L'arte di creare distanze emotive strategiche. Il potere vero non urla, non si agita, non cerca conferme. Il potere autentico si muove nel silenzio, come un fiume sotterraneo che scava canyon interi senza fare rumore. Ecco cosa succede quando passi dal reagire al ritirarsi. Ribalti completamente l'equilibrio di forze senza muovere un muscolo.
La maggior parte delle persone, dopo i 40 anni, ha imparato questa lezione a proprie spese. Chi controlla le proprie reazioni, controlla la propria vita. Ma molti continuano a cadere nella trappola di chi li vuole sempre coinvolti emotivamente nei loro drammi. Le persone con ego ipertrofico sono come vampiri emotivi. Si nutrono delle tue reazioni. La tua rabbia è il loro ossigeno. La tua frustrazione è la loro benzina. I tuoi tentativi disperati di spiegare il tuo punto di vista sono il banchetto di cui si cibano ogni giorno. Seneca lo spiegava magnificamente. La rabbia è una forma di pazzia temporanea e loro sfruttano questa tua pazzia temporanea per sentirsi potenti, per sentirsi in controllo. Ogni volta che riescono a farti saltare i nervi, ogni volta che riescono a prevedere la tua reazione, stanno vincendo una partita di cui non ti sei nemmeno accorto di essere il giocatore principale. Ma c'è un momento magico, un punto di svolta che cambia tutto. È quando smetti di giocare secondo le loro regole. È quando smetti di alimentare il loro bisogno di controllo emotivo. È quando scegli il silenzio strategico invece della reazione istintiva. Questo non significa diventare freddi o indifferenti. Significa diventare selettivi. Significa investire la tua energia emotiva solo dove può portare frutto, solo con persone che la meritano e la rispettano. Il silenzio crea una distanza che loro non sanno come colmare. Sono abituati a gettare ami emotivi e a vedere te abboccare immediatamente. Ma quando l'amo rimane vuoto, quando il pesce non abbocca più, entrano in panico. Non sanno più come pescare. Improvvisamente si trovano nella posizione di dover inseguire, di dover cercare la tua attenzione, e questo rovesciamento di ruoli li destabilizza profondamente. Loro che erano abituati a essere corteggiati dalle tue attenzioni si trovano a dover corteggiare le tue. È come se fossi stato per anni il pubblico di uno spettacolo, applaudendo o fischiando a ogni loro mossa, ma un giorno decidi di alzarti e andartene dal teatro. Lo spettacolo continua, ma senza pubblico perde tutto il suo senso. L'attore si ritrova a recitare nel vuoto e questo è devastante per chiunque abbia costruito la propria identità sull'effetto che fa sugli altri. La cosa più bella di questa strategia è che non richiede alcuno sforzo particolare. Non devi essere cattivo, non devi cercare vendetta, non devi nemmeno spiegare cosa stai facendo. Semplicemente smetti di essere disponibile emotivamente, smetti di essere il loro pubblico di riferimento. Ma attenzione! Il silenzio strategico non è il silenzio punitivo, non è fatto per ferire, è fatto per guarire, è fatto per proteggere la tua energia, per preservare la tua pace mentale, per mantenere la tua dignità intatta. È un atto d'amore verso te stesso, non un atto di guerra verso di loro. Identifica 3 persone nella tua vita che ti drenano energia emotiva costantemente. Per i prossimi 7 giorni, applica il protocollo grigio con loro. Rispondi solo alle comunicazioni strettamente necessarie, con frasi brevi e neutre, senza emotività. Osserva come cambia la dinamica e come ti senti. Spesso scoprirai che molti drammi si sgonfiano da soli quando smetti di alimentarli con le tue reazioni. Come far vacillare le loro sicurezze interiori. Il dubbio è come l'acqua che gocciola sulla pietra. Una goccia non fa niente, 100 gocce non fanno niente, ma 1 milione di gocce scavano canyon. Il tuo silenzio è quella goccia costante che lentamente ma inesorabilmente erode le fondamenta della loro autostima artificiale. Le persone che hanno superato i 40 anni sanno riconoscere chi ha costruito la propria sicurezza su basi solide e chi invece ha eretto castelli di sabbia. Chi appartiene alla seconda categoria dipende costantemente dalle conferme esterne per non crollare. Sono come case costruite su palafitte. Hanno sempre bisogno di supporti esterni per rimanere in piedi. Quando eri sempre lì a rispondere, a reagire, a coinvolgerti nei loro giochi emotivi, stavi facendo da palafitta. Stavi sostenendo la loro traballante struttura psicologica senza nemmeno rendertene conto. Ogni tua reazione, anche quelle negative, era una conferma della loro rilevanza nella tua vita. Marco Aurelio scriveva: che cosa porta turbamento? L'opinione. Che cosa porta dolore? L'opinione.
Il tuo silenzio li costringe a confrontarsi con le loro opinioni su se stessi, senza il filtro rassicurante delle tue reazioni. È come se fossi stato per anni uno specchio magico che rifletteva sempre l'immagine che volevano vedere di sé. Potenti, influenti, importanti. Ma il giorno in cui scegli il silenzio, quello specchio si spegne e loro si trovano a guardarsi in uno specchio normale che riflette la realtà senza abbellimenti. Il messaggio che il tuo silenzio trasmette è devastante nella sua semplicità. Non sei più così importante per me. Non è un messaggio cattivo, non è crudele, è semplicemente onesto. Ma per chi ha basato la propria autostima sulla capacità di influenzare gli altri, è un terremoto di magnitudo 9. All'inizio cercheranno di minimizzare. È solo una fase, si diranno. Tornerà come sempre, ma i giorni passano e tu non torni. I messaggi rimangono senza risposta, le provocazioni cadono nel vuoto. E lentamente, goccia dopo goccia, inizia a formarsi una crepa nella loro corazza di sicurezza. Iniziano a farsi domande che non si erano mai fatti prima. Forse non sono così irresistibile come credevo. Forse il mio potere su di loro era solo un'illusione. Forse non sono poi così importante nella loro vita. Queste domande non arrivano tutte insieme. Si insinuano gradualmente, come l'umidità nei muri. All'inizio sono quasi impercettibili, poi diventano sempre più pressanti, sempre più insistenti, perché il silenzio, a differenza delle parole, non può essere discusso, non può essere confutato, non può essere manipolato. Il silenzio semplicemente è, e nella sua semplice esistenza contiene una verità che loro non possono alterare. Tu hai deciso che la tua pace vale più del loro dramma, che la tua energia vale più delle loro manipolazioni, che la tua dignità vale più della loro approvazione. Epitteto insegnava: non sono i fatti in sé che turbano gli uomini, ma i giudizi che gli uomini formulano sui fatti. Il tuo silenzio li obbliga a rivedere tutti i giudizi che avevano formulato su di te, su loro stessi, sulla vostra relazione. E questa revisione è dolorosa, perché li costringe ad ammettere che forse non erano loro il premio. Forse non erano loro la persona preziosa nella dinamica. Forse tu eri molto più di quello che avevano mai immaginato. E ora è troppo tardi per recuperare. Crea un diario del silenzio. Per 10 giorni annota ogni volta che qualcuno cerca di provocare una tua reazione emotiva e tu scegli invece il silenzio. Scrivi cosa volevano ottenere, come ti sei sentito prima del silenzio, come ti sei sentito dopo e come è cambiato il loro comportamento. Questo ti aiuterà a vedere concretamente il potere del silenzio e a rafforzare questa nuova abitudine. La strategia dell'inversione, da inseguito a inseguitore. C'è un principio psicologico che governa le relazioni umane da millenni. Desideriamo quello che non possiamo avere e sottovalutiamo quello che abbiamo sempre a disposizione. È la legge della scarsità emotiva. Il tuo silenzio trasforma te da risorsa abbondante a risorsa scarsa. E questo cambia tutto. Pensa alla tua vita passata con questa persona. Eri sempre disponibile, sempre pronto a rispondere, sempre lì a spiegare, giustificare, difendere. La tua presenza era scontata come l'aria che respiriamo. Nessuno apprezza l'aria finché non inizia a mancare. Seneca scriveva: ogni lusso finisce per diventare una necessità. La tua attenzione, la tua energia, le tue reazioni erano diventate un lusso che loro davano per scontato, ma quando quel lusso sparisce, si rendono conto che era diventato una necessità. Quando scegli il silenzio strategico, non stai solo smettendo di rispondere, stai riscrivendo completamente le regole del gioco. Stai passando dall'essere il giocatore all'essere l'arbitro. E gli arbitri non si lasciano coinvolgere emotivamente nella partita. È affascinante osservare cosa succede nella loro mente quando crei questo cambiamento. All'inizio non se ne accorgono nemmeno. Sono così abituati a avere la tua attenzione garantita che non notano subito quando inizia a mancare. È come quando si toglie gradualmente il volume alla radio. Per un po' non ci fai caso, poi improvvisamente ti rendi conto che il silenzio è assordante. Ma quando se ne accorgono,
Inizia uno spettacolo affascinante. Vedrai comportamenti che non avevi mai visto prima. Persone che non ti cercavano mai inizieranno a mandarti messaggi casuali. Persone che ti davano per scontato inizieranno a chiedersi dove sei finito. È il paradosso della psicologia umana. Più ti allontani, più diventano interessati. Più sei irraggiungibile, più vogliono raggiungerti. Non è perché improvvisamente hanno capito il tuo valore. È perché non sopportano di non avere il controllo che pensavano di avere. Marco Aurelio lo sapeva bene. Confina la tua attenzione a ciò che è sotto il tuo controllo. Il tuo silenzio è l'espressione massima di questo principio. Stai concentrando la tua attenzione solo su quello che puoi controllare, le tue reazioni, le tue scelte, la tua energia. E loro, che erano abituati a controllarti attraverso le provocazioni, si trovano improvvisamente senza strumenti. Questo li manda in tilt. Iniziano a provare strategie sempre più disperate, messaggi di scuse, tentativi di provocazione, finta indifferenza, vittimismo. È come guardare qualcuno che cerca di accendere un motore girando freneticamente la chiave, senza rendersi conto che il carburante è finito. Il carburante eri tu, le tue reazioni, le tue emozioni, la tua disponibilità a giocare il loro gioco. Ma quando quel carburante finisce, il loro motore si ferma e loro si trovano bloccati in mezzo alla strada, costretti a camminare. La cosa più bella è che questo cambiamento non richiede alcuna spiegazione da parte tua. Non devi dire «adesso ti ignoro» o «ho deciso di non rispondere più». Il silenzio parla da solo. È un linguaggio universale che tutti capiscono, ma che nessuno può confutare. Scegli una persona che ti cerca sempre solo quando ha bisogno di qualcosa o vuole scaricare le sue frustrazioni su di te. Per i prossimi 15 giorni rispondi solo dopo almeno 4-6 ore dai suoi messaggi e solo con risposte brevi e neutre. Osserva come cambia il suo comportamento. Diventerà più insistente, poi più gentile, poi inizierà a chiedersi cosa sta succedendo. Questo ti mostrerà concretamente come il silenzio modifica le dinamiche di potere. Lo specchio della verità. Riflettere la loro natura tossica. Il silenzio è l'unico specchio che non può essere rotto, non può essere oscurato, non può essere manipolato. Quando scegli il silenzio con una persona tossica, le stai offrendo qualcosa che ha passato la vita a evitare, un confronto onesto con se stessa. Le persone tossiche sono maestri della distrazione, vivono creando tempeste emotive, caos relazionali, drammi continui. Non lo fanno necessariamente per cattiveria, ma perché è l'unico modo che conoscono per non dover guardare in faccia la verità su chi sono diventati. Ogni volta che riuscivano a farti arrabbiare, ogni volta che riuscivano a farti reagire, ogni volta che ti trascinavi nel loro vortice emotivo, ti stavano usando come schermo su cui proiettare le loro insicurezze, come un prestigiatore che attira l'attenzione del pubblico sulla mano destra, mentre con la sinistra compie il trucco. Epitteto diceva: ricorda che non è chi ti insulta o ti colpisce a offenderti, ma il giudizio che fai su questi atti come offensivi. Il tuo silenzio elimina il giudizio, elimina la reazione, elimina lo schermo su cui si proiettavano. E quando lo schermo scompare, cosa rimane? Rimangono loro, soli con se stessi, costretti a guardare il film della loro vita senza distrazioni. E spesso, molto spesso, non gli piace quello che vedono. Il bello del silenzio è che non giudica, non accusa, non condanna, semplicemente riflette. È come un lago di montagna, perfettamente calmo, cristallino, che riflette esattamente quello che gli sta di fronte. Se quello che gli sta di fronte è bello, riflette bellezza. Se è brutto, riflette bruttezza. La tua assenza di reazione diventa uno specchio perfetto per il loro comportamento. Ogni parola cattiva che ti avevano detto ora rimbalza indietro nel silenzio. Ogni manipolazione che avevano tentato ora echeggia nel vuoto che hai lasciato. Ogni gesto di mancanza di rispetto ora risuona nella quiete della tua dignità preservata. All'inizio cercheranno di rompere quello specchio, proveranno con provocazioni più forti, con ricatti emotivi più sottili, con strategie sempre più disperate. Ma uno specchio fatto di silenzio
non si può rompere. Può solo riflettere con sempre maggiore chiarezza. Seneca scriveva: «Il tempo rivela tutte le cose. Il tuo silenzio è tempo concentrato. In pochi giorni o settimane rivela quello che anni di discussioni non erano riusciti a mostrare, la vera natura del loro carattere. E questa rivelazione non è indolore. Per molti di loro sarà la prima volta che si trovano faccia a faccia con le conseguenze dirette del loro comportamento, senza poter dare la colpa a nessun altro, senza poter distorcere la realtà, senza poter spostare l'attenzione altrove. Alcuni reagiranno con rabbia, cercando di distruggere lo specchio che non possono rompere, altri con disperazione, cercando di recuperare quello che hanno perso, altri ancora con negazione, convincendosi che il problema sei tu. Ma quelli che hanno ancora un briciolo di saggezza e umiltà dentro di sé, quelli vedranno lo specchio per quello che è. Un'opportunità, l'opportunità di vedere finalmente chi sono diventati e di decidere se gli piace quello che vedono. Il tuo silenzio, quindi, non è solo protezione per te, è anche, paradossalmente, un regalo per loro. Il regalo della verità, il regalo della possibilità di crescere, il regalo di un momento di onestà in una vita spesso costruita sull'inganno e l'autoillusione. Tieni un registro delle reazioni. Quando qualcuno ti attacca o ti provoca e tu scegli il silenzio, scrivi esattamente cosa hanno detto o fatto. Poi, nei giorni seguenti, osserva se e come il loro comportamento si intensifica o cambia. Vedrai degli schemi. Prima un'intensificazione, tentano provocazioni più forti. Poi la confusione, poi spesso un cambiamento di strategia. Questo ti aiuterà a capire come il silenzio funziona da specchio della loro vera natura. La fortezza della dignità, riconquistare il controllo perduto. Il controllo è l'illusione più grande che le persone tossiche vendono e che noi, troppo spesso, compriamo. Ti fanno credere che loro abbiano il controllo su di te, sulle tue emozioni, sulle tue reazioni. Ma la verità è che il controllo è sempre stato tuo, solo che te ne eri dimenticato. Il silenzio è il modo più potente di riprendersi questo controllo. Non è un controllo aggressivo, non è un controllo che schiaccia o domina. È il controllo della dignità, il controllo della persona che ha finalmente capito il proprio valore e ha deciso di proteggerlo. Marco Aurelio scriveva: «Tu hai potere sopra la tua mente, non sugli eventi esterni. Renditi conto di questo e troverai la forza». Il tuo silenzio è la manifestazione pratica di questo insegnamento. È il momento in cui smetti di cercare di controllare la loro reazione e inizi a controllare la tua. Per anni hai cercato di cambiarli. Hai cercato di fargli capire, vedere, sentire quello che sentivi tu. Hai speso energie infinite nel tentativo di aprire occhi che erano determinati a rimanere chiusi. Il silenzio è il momento in cui finalmente smetti di sprecare energie per l'impossibile e le investi nell'unica cosa possibile, la tua crescita. È come se fossi stato per anni uno scultore che cerca di scolpire una statua in un blocco di plastilina. Puoi sforzarti quanto vuoi, ma la plastilina non manterrà mai la forma. Il silenzio è il momento in cui molli la plastilina e torni al marmo. Torni a scolpire te stesso. La cosa affascinante del riconquistare il controllo attraverso il silenzio è che diventi immediatamente percettibile agli altri. Le persone mature, quelle che hanno lavorato su se stesse, riconoscono istantaneamente chi ha sviluppato questa qualità. È come un profumo sottile ma inconfondibile, la fragranza della dignità. E le persone tossiche, loro la percepiscono ancora di più, ma per loro non è un profumo gradevole, è l'odore della loro sconfitta, è la prova vivente che il loro potere su di te era solo un'illusione che tu stesso avevi alimentato. Epiteto insegnava: la ricchezza consiste non nell'avere molte proprietà, ma nell'avere pochi bisogni. Il tuo silenzio è la dimostrazione che non hai più bisogno della loro approvazione, della loro attenzione, delle loro conferme. Sei diventato ricco di te stesso. Questo non significa diventare egoisti o chiusi, significa diventare selettivi, significa investire la tua energia emotiva solo dove può portare frutto, significa rispettare abbastanza te stesso da non accettare più trattamenti che non meriti. Il controllo che riconquisti attraverso il silenzio è diverso da quello che cercavi prima.
Prima cercavi di controllare le loro reazioni, i loro sentimenti. Ora controlli l'unica cosa che è veramente sotto il tuo controllo, te stesso. E paradossalmente questo ti dà molto più potere di quello che avevi mai avuto prima. È il potere di chi può dire no, il potere di chi può andarsene, il potere di chi non ha più paura della solitudine perché ha imparato a stare bene con se stesso. È il potere di chi ha costruito la propria felicità su fondamenta solide, non sui capricci emotivi di altre persone. Seneca diceva: ogni schiavo porta 2 catene, una che lo tiene legato al padrone e una che lo tiene legato alla schiavitù. Il tuo silenzio spezza entrambe le catene, ti libera dal padrone tossico, ma soprattutto ti libera dall'abitudine di essere schiavo. Crea la tua dichiarazione di indipendenza emotiva. Scrivi su un foglio: io, tuo nome, dichiaro la mia indipendenza emotiva da nome della persona. Da oggi le mie emozioni sono sotto il mio controllo, le mie reazioni sono una mia scelta, la mia pace è una mia responsabilità. Firmala, datala e tienila a portata di mano. Ogni volta che senti la tentazione di reagire alle loro provocazioni, rileggi questa dichiarazione. Ti aiuterà a ricordare chi ha veramente il controllo. Tu. Il risveglio della consapevolezza, quando capisci chi eri davvero. Arriva un momento nella vita in cui il silenzio non è più una strategia, non è più una tattica, non è più una difesa, diventa una rivelazione, la rivelazione di chi sei sempre stato, nascosto sotto strati di reazioni, di bisogno di approvazione, di paura del rifiuto. Il tuo silenzio verso chi non ti meritava è come togliere uno per uno tutti i veli che ti impedivano di vedere la tua vera essenza. E quello che scopri, spesso, è sorprendente. Scopri che eri sempre stato la luce, non loro. Scopri che eri sempre stato la persona di valore nella dinamica. Marco Aurelio scriveva: tutto ciò che accade, accade come dovrebbe accadere. Se osservi attentamente, lo scoprirai. Il tuo silenzio ti permette di osservare attentamente, forse per la prima volta in anni. E quello che osservi è illuminante. Osservi che mentre loro cercano disperatamente di riempire il vuoto che hai lasciato, tu stai prosperando in quello spazio. Osservi che mentre loro si agitano nel tentativo di riconquistare la tua attenzione, tu stai scoprendo quanto è bello non aver bisogno della loro. Osservi che tutte quelle qualità che loro ti facevano credere fossero difetti, la tua sensibilità, la tua profondità, la tua capacità di amare incondizionatamente, erano in realtà i tuoi superpoteri. Li stavi solo usando con le persone sbagliate. Seneca diceva: non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Il tuo silenzio ti ha permesso di capire finalmente dove vuoi andare. Non verso chi ti sminuisce, ma verso chi ti celebra. Non verso chi ti toglie energia, ma verso chi te ne dona. Non verso chi ti fa sentire sbagliato, ma verso chi ti fa sentire completo. Questa è la rivelazione più potente del silenzio. Non si tratta di punire loro, ma di premiare te stesso. Non si tratta di fargli mancare qualcosa, ma di darti tutto quello che meriti. Non si tratta di fargli capire il tuo valore, ma di riconoscerlo tu stesso. Quando riconosci veramente il tuo valore, quando lo senti nelle ossa, succede qualcosa di magico. Smetti di aver bisogno che gli altri lo riconoscano. Il loro riconoscimento diventa bello da avere, ma non necessario da avere. Epitteto insegnava: la libertà è l'unica ricchezza degna di questo nome. Il tuo silenzio ti ha donato la libertà più preziosa, la libertà dal bisogno di validazione esterna, la libertà di essere te stesso, indipendentemente da chi ti sta guardando. Questa libertà è terrificante per chi è abituato a controllarti, perché una persona libera è una persona che può scegliere, e la loro più grande paura è che tu possa scegliere di non scegliere loro. La cosa più bella di questa consapevolezza è che non nasce dall'odio o dal risentimento. Nasce dall'amore per te stesso che finalmente hai imparato a coltivare, dall'amore per la vita che hai capito di meritare, dall'amore per il futuro che stai costruendo libero dalle catene del passato. Il tuo silenzio ti ha insegnato che non sei responsabile delle emozioni degli altri, ma solo delle tue. Ti ha insegnato che non devi giustificare la tua pace a nessuno.
ti ha insegnato che dire no è un atto d'amore verso te stesso, non di cattiveria verso gli altri. Mentre loro rimangono intrappolati nel tentativo di capire cosa è andato storto, tu stai scrivendo un nuovo capitolo. Un capitolo in cui il protagonista sei tu, non loro. Un capitolo in cui le tue scelte sono guidate dalla saggezza, non dalla reazione. Un capitolo in cui la tua felicità non dipende dall'approvazione di nessuno. Questa è la trasformazione più profonda che il silenzio può operare. Ti riporta a casa da te stesso. Ti riconnette con quella parte di te che era sempre stata lì, ma che era stata soffocata dal rumore di relazioni tossiche, aspettative irrealistiche, bisogni di approvazione. Il silenzio ti sussurra verità che il caos non ti permetteva di sentire. Hai valore, sei prezioso, meriti rispetto, meriti amore vero, meriti pace. E quando finalmente ascolti queste verità, quando le fai tue, quando diventi il loro custode e protettore, allora il gioco è finito. Non hai più bisogno di dimostrare niente a nessuno. Non hai più bisogno di convincere nessuno del tuo valore. Non hai più bisogno di mendicare attenzione, rispetto, amore, perché li hai trovati nella fonte più pura che esista, dentro di te. E loro potranno continuare a cercare quello che hanno perso, ma non lo troveranno mai più, perché quello che hanno perso non era solo la tua presenza, era la versione di te che era disposta a svalutarsi per farli sentire importanti. Quella versione non esiste più, è nata una nuova versione di te, una versione che conosce il proprio valore e lo protegge, una versione che sceglie la pace invece del dramma, una versione che preferisce la solitudine rispettosa alla compagnia tossica, una versione che ha imparato il potere del silenzio e non se ne dimenticherà mai più. Scrivi una lettera a te stesso di 5 anni fa, quando ancora accettavi trattamenti che non meritavi. Racconta a quella persona chi sei diventato grazie al potere del silenzio. Descrivi come ti senti ora, quali sono i tuoi nuovi standard, come hai imparato a rispettarti. Poi scrivi una lettera a te stesso di 5 anni nel futuro, descrivendo la vita che stai costruendo su queste nuove fondamenta. Questo esercizio ti aiuterà a consolidare la trasformazione che hai vissuto e a mantenere la motivazione per continuare su questa strada. Il silenzio non è solo l'assenza di parole, è la presenza della dignità, è la manifestazione della forza, è la dimostrazione dell'amore per se stessi. Se in questo momento stai ancora discutendo, ancora spiegando, ancora cercando di far capire a qualcuno il tuo valore, fermati. Smetti di sprecare il tuo respiro con chi ha scelto di essere sordo alle tue parole. Il silenzio è l'arma più potente che possiedi. Non distrugge solo i loro ego gonfiati di aria fritta. Costruisce il tuo, quello vero, quello solido, quello che nessuno potrà mai scalfire. Ricorda le parole di Marco Aurelio: la miglior vendetta è non essere simile al tuo nemico. Il tuo silenzio è esattamente questo. È la dimostrazione che sei cresciuto oltre il bisogno di vincere battaglie con persone che non meritano nemmeno di essere considerate avversari. Quindi scegli il silenzio, scegli la dignità, scegli te stesso, perché alla fine, quando tutto sarà finito, quando le maschere saranno cadute e la verità sarà emersa, voglio che tu possa guardarti allo specchio e dire: ho scelto me stesso e questa è stata la scelta migliore della mia vita. Il tuo silenzio inizia ora e con esso inizia la tua vera vita. Se hai trovato valore in queste parole, ti piacerà uno di questi video.